Siamo arrivati in Val di Fassa di buon mattino, esattamente siamo a Pozza di Fassa e oggi andiamo a fare uno splendido giro in mountain bike, ma di questo ve ne parleremo successivamente. Adesso entriamo a ritirare le nostre biciclette. Qui siamo all'interno del We Bike Rent. Ciao Antonio, le nostre bici sono pronte? Sì, adesso ve le faccio vedere. Queste sono le biciclette mountain bike biammortizzate, elettriche, batteria da 720 watt, ideale per il giro che dovete fare. Antonio, questo negozio qui a Pozza di Fassa è l'unico che avete o ce ne sono altri? No, siamo presenti anche a Moena, presso la scuola di sci, e a Vigo, presso Tony Sport. Durante questo periodo, stagione estiva, siamo aperti tutti i giorni dalle 8 alle 19. Ringraziamo i ragazzi del We Bike Rent e adesso da Pozza di Fassa andiamo a Campitello di Fassa percorrendo la spettacolare pista ciclabile. Siamo arrivati a Campitello di Fassa, siamo qui davanti alla funivia Corrudella e finalmente è arrivato il momento di svelarvi il nostro programma. Stiamo per iniziare il Sella Ronda Mountain Bike Tour! In questa avventura non siamo soli, ma ci accompagnerà Andrea, guida esperta di mountain bike, che ci seguirà in questa prima giornata. Abbiamo deciso di dividere in 2 giornate il Sella Ronda. Innanzitutto per distribuire al meglio le nostre energie e per goderci appieno tutto il percorso e assaporare il bel panorama. Siamo tutti pronti, belli carichi, non vediamo l'ora di partire e adesso saliamo al Corrodella. Siamo saliti su questo balcone panoramico straordinario che è il Corrodella e adesso chiediamo ad Andrea di spiegarci che cos'è il Sella Ronda Mountain Bike Tour. Il Sella Ronda Bike Tour è un tour ad anello in mountain bike attorno al gruppo del Sella, che è questa montagna qui davanti a noi. Si può fare sia in senso antiorario, che non andremo a fare oggi, ma noi faremo il senso orario, quindi seguendo la segnaletica arancione. Il Sella Ronda antiorario più impegnativo per le salite, sicuramente c'è più dislivello pedalato, siamo circa sui 1000 metri, mentre quello che faremo oggi, Sella Ronda orario arancione, siamo circa sui 350-400 metri di dislivello pedalato. Andrea, visto che il dislivello pedalato è esiguo, dove sta allora la difficoltà? Sicuramente le difficoltà sono le ore che staremo in bici, quindi ci vogliono circa 6-7 ore per la lunghezza del percorso, che sono 60 km, e le discese, 4000 metri di discese medio impegnative, quindi su sentieri single track, parti di bike park che comunque rendono la giornata non delle più facili. Ecco. Okay. Bene, ora chiediamo ad Andrea di farci una sintesi del percorso che andiamo a fare oggi. Allora, oggi siamo partiti da Campitello di Fassa, siamo saliti al Corrodella dove ci troviamo in questo momento, inizieremo la prima discesa verso il passo Sella, che è il primo dei 4 passi intorno al gruppo del Sella, per poi spostarci verso la Val Gardena. Dopodiché saliremo dal paese di Selva verso l'Antercepie, sopra il passo Gardena, per poi scendere a Corvara, dove è la prima nostra tappa. Dopo queste informazioni utili che ci ha dato Andrea, possiamo iniziare a pedalare e scendiamo al passo Sella. Siamo arrivati a Passo Sella, continuiamo la nostra avventura con una pedalata attraverso la città dei Sassi. Il Sella Ronda Mountain Bike Tour è un giro estremamente panoramico. Facendo il giro attorno al monumentale gruppo del Sella che abbiamo qua davanti, il paesaggio è pazzesco. Ricordo che siamo nel cuore delle Dolomiti e le Dolomiti sono patrimonio mondiale UNESCO.
Chiediamo ad Andrea di elencarci quali gruppi dolomitici abbiamo qua davanti ai nostri occhi. Davanti a noi, partendo dalla nostra destra, troviamo il gruppo della Marmolada con il Gran Vernel e la Punta Penia, che ricorda la cima più alta delle Dolomiti, 3343 metri. Passiamo poi al gruppo del Sella, con le torri del Sella che sovrastano proprio il passo Sella. Spostiamoci un po' più a sinistra, c'è il passo Gardena con il gruppo del CIR, alle sue spalle c'è il Puez e le Odle. Dopo aver pedalato attraverso la città dei Sassi, adesso scendiamo a Plan de Gralba e poi ci dirigiamo verso Selva Gardena. Sin qui la discesa è stata molto bella, veloce, con delle curve paraboliche pazzesche. Qua davanti ne vedo delle altre e adesso dalla nostra guida ci facciamo spiegare come affrontarle. Allora, aspetti tecnici fondamentali per affrontare questo genere di trail. Qui vediamo delle curve paraboliche, sicuramente 3 aspetti fondamentali: la velocità, quindi la frenata con cui arriveremo in curva e la velocità per affrontare proprio la curva stessa, la traiettoria e lo sguardo che ci deve portare sempre verso la fine della curva. Qui colgo l'occasione per ricordare che per affrontare in sicurezza il Tour del Sella Ronda ci vogliono delle buone abilità tecniche nelle discese oltre che alle salite. In questo punto il Sella Ronda Mountain Bike Tour attraversa il Sassolungo Bike Park. Andrea, qui vedo un arco blu e un arco verde. Quale ci consigli? Noi seguiremo il Family Trail, quindi arco verde, perché l'arco blu ci porta in un easy jump trail che non è per nulla easy, ma richiede grandi abilità di salto. Ora ci troviamo a Selva di Val Gardena dopo la discesa dal Passo Sella. Lungo questa ciclabile attraverseremo il paese per poi con una breve pedalata portarci al Danter Cepies, il prossimo impianto di salita che ci porta leggermente sopra il Passo Gardena. Come va Francesca? Tutto bene? Dai, abbastanza. Strano ma vero, si fa fatica anche in discesa perché bisogna ammortizzare con le gambe, quindi tenerle sempre un po' piegate, e anche le braccia, devo dire che si sentono. Abbiamo terminato di mangiare qui al ristorante Danter Cepies e adesso continuiamo il nostro Sella Ronda Tour. Andrea, come continua il percorso adesso? Ok, ora qui dal Danter Cepies scenderemo su questo trail divertente verso il Passo Gardena per poi passare quindi dalla Val Gardena verso l'Alta Badia per scendere a Colfosco e Corvara.
Siamo alle porte di Colfosco, manca veramente poco. Siamo sul versante nord del gruppo del Sella, dalla parte opposta rispetto al punto di partenza. Quindi proseguiamo, attraversiamo il paese di Colfosco e poi scendiamo a Corvara. Mancano veramente pochi minuti. Arrivati a Corvara e qui per noi si conclude la prima parte del Sella Ronda Tour. Prima di salutare la nostra super guida Andrea, abbiamo ancora delle domande da porgli. Andrea, i sentieri che abbiamo percorso oggi da Campitello di Fassa fin qui a Corvara, che grado di difficoltà hanno? Oggi abbiamo affrontato trail S0 e S1 come massimo livello di difficoltà. Questi sono una classificazione internazionale che va da S0 a S5. Da cosa è determinata questa scala? Dalla pendenza del terreno, dal tipo di terreno e dalle abilità che il biker deve avere per affrontare questi sentieri. Quindi Andrea, un sentiero S1 può essere praticato da chiunque? Un sentiero S1 comunque presenta delle difficoltà, quindi non è per chiunque, ma ci vuole comunque una certa esperienza e tecnicità nell'affrontare sentieri di mountain bike. Siamo davanti all'Hotel Arcadia dove alloggeremo questa notte. Adesso entriamo e depositiamo le nostre biciclette. Depositati i bagagli, secondo voi cosa andiamo a fare di bello? Da questa meravigliosa piscina panoramica dell'Hotel Arcadia abbiamo una stupenda vista sul Sessongen. Dopo aver consumato un po' di energie durante il Sella Ronda, adesso ci diamo da fare, le recuperiamo tutte e partiamo con un ottimo buffet di verdure. Siamo arrivati al secondo con un buon filetto di tonno, salsa di avocado e zenzero. Ed ora andiamo a dormire perché domani ci aspetta la seconda parte del Sella Ronda Mountain Bike Tour. Buonanotte!